Buongiorno amici del canale. Oggi metto a mano a questo settimino perché ha 7 cassettini e mi serve per metterlo in un bagno. In realtà sono quei mobiletti molto comodi perché sono stretti e alti e dove li metti stanno sempre bene. Voglio però utilizzare delle tecniche che solitamente non uso nei tutorial perché ho sempre paura che vengano un pochettino mal interpretate, che poi voi le utilizziate su cucine, su porte, su mobili con molta usura e che succeda un patatrack. Quindi mi raccomando oggi seguite bene attentamente tutto quello che dico senza skippare perché poi basta che saltate un piccolo tassellino e vi si scolla tutto. Partiamo Franco? Partiamo. In realtà avrei iniziato direttamente da Aba, ma poi è arrivato Franco e mi ha detto: Elisa, queste maniglie però sono proprio carine, dai, togli le lucide. Io sinceramente le avrei anche colorate, perché sapete che nel momento in cui io non mi trovo a contatto con maniglie veramente antiche, pezzi veramente antichi, non ho nessunissimo problema nel toglierle. Però se vengono via così bene, così facilmente, che non impazzisco, come in questo momento, e riesco a salvare tutto, quindi capre e cavoli, ovvero i chiodi e la maniglia, in modo molto facile e veloce, perché no? Facciamo un contento Franco, giusto Franco? Quindi, scherzi a parte, io qua ho un levachiodi, una piccola spatolina geppetto, faccio poco pressione su un lato, proprio poco ragazzi, perché una cosa che non si deve fare in questi casi è rovinare il mobile per togliere la maniglia, quindi pochissimo. E poi io appunto, come vi dicevo prima, ho un levachiodi e faccio questo, faccio perno delicatamente sollevandola da un lato e dall'altro, non faccio nessun tipo di fatica. Se non avete un levachiodi, nessun problema, prendete un cacciavite e lo fate con un cacciavite. Raccogliamo i chiodini antichi perché sono sempre, diciamo, utili e velocemente le tolgo tutte. Nel secchio con acqua tiepida, io ho più o meno 2 spanne di acqua tiepida, metto un bicchiere di ammoniaca e 4-5 cucchiai di bicarbonato. Sono fondamentali entrambi perché creano la pozione perfetta che aiuta proprio a sgrassare il mobile. E quando si ha a che fare con un mobile lucido non si va a carteggiare, mai. Si va a sgrassare bene con Aba, acqua calda, bicarbonato e ammoniaca. Spugna dei piatti. Dalla parte verde si va delicatamente a passare la soluzione dappertutto. Guardate che questa pozione è veramente pazzesca. Addirittura io ho provato negli anni a sgrassare cucine, cappe con altri composti anche ben più chimici e più pericolosi. Nulla sgrassa bene quanto Aba, ve lo assicuro, neanche la soda caustica. Mi raccomando, ovviamente, se avete di fronte delle cucine o delle cose molto più grasse, fate Aba più volte e sciacquate più volte. Qua non ho nessuna paura che il legno si impregni di Aba, cosa che invece dovete avere quando avete dei legni grezzi o dei mobili sporchi ma più grezzi, perché questo è lucido, quindi avendo la finitura lucida, 1, non assorbe l'acqua, quindi va benissimo. 2, non rischiamo che salgano macchie antiestetiche di tannino, quindi tutti quelli di voi che mi stanno guardando e che solitamente dicono ma io carteggio sempre un po' che è meglio, non è meglio perché togli la finitura lucida, cosa che non dà nessun fastidio a Magic Paint. E che cosa succede? Succede che poi dopo ti salgono sulla Magic Paint delle macchie antiestetiche di tannino, rosacee, marroni, brutte. E inoltre evitiamo in questo modo che il legno assorba le vernici, in questo modo si può sverniciare quando volete e farlo tornare come era prima. Non carteggiare, non sverniciare è la prima cosa che possiamo fare per un buon restyling. Quindi io lavo bene, sciacquo bene e poi si parte. Per questo settimino ho scelto come base, perché poi cambierà completamente, bacio di rosa. Lo stendo in modo abbastanza perfetto. Cosa vuol dire? Vuol dire che non mi interessa appieno di andare a coprire tutta la base, ma devo assolutamente andare a coprire tutto quello che c'è nelle intersezioni, all'interno delle modanature. Questa è una cosa che purtroppo in pochi fanno.
Cosa vuol dire? Vuol dire che anche quando partono a colorare, solitamente, la prima mano per loro è una mano, ma non capiamo fino in fondo che la prima mano in realtà è quella che deve togliere tutto ciò che è il colore di fondo. Io prendo prima un pennello a punta e poi, se non mi basta per tutta la superficie, posso anche cambiare con un altro pennello e mi sono già presa da parte l'Elizabeth. Carico bene il pennello perché i pennelli tozzi o comunque tondi o comunque spessi, non sottili, sono fatti così non per altro, ma perché hanno un recipiente all'interno, metaforico ovviamente, che trattiene la pittura. La trattiene al centro e la va a stendere facilmente. Quindi ricordatevi sempre che non è che il pennello si sceglie in base alla bellezza, ma in base all'utilità. Vado qui e vedete, questo deve fare la prima mano, andare all'interno, guardate qui. Io devo con una passata togliermi tutto ciò che è, no, la parte dell'interno delle modanature, guardate. Non mi posso aspettare dalla prima mano la totalità del colore. Tante persone mi dicono, ah, ma devo dare 2 mani? Beh, come minimo. Stiamo coprendo un legno scuro con un colore comunque abbastanza chiaro. Il bacio di rosa è un rosa nocciola tendente al marrone, un colore veramente bello, ma ovvio che non basterà una sola mano per avere la coprienza totale. Qui ora io prendo l'Elizabeth, il pennello di cui vi parlavo prima, lo carico perché anche l'Elizabeth ha il serbatoio interno, lo carico in questo modo, delicatamente tolgo l'eccesso sui lati, tanto il serbatoio vedete che è bello pieno. Vado qua e questo è il mio lavoro adesso. Pennellata incrociata se voglio, se necessito, perché spesso la superficie è ruvida e la pennellata incrociata mi aiuta al 100% a coprire ogni lembo di superficie. Vedete? E quando arrivo qua vado a scaricare completamente il pennello andando a togliere tutto il resto della superficie. Guardate qui. È una cosa molto importante questa da fare perché non dobbiamo rischiare poi di avere punti marroni quando è ora della seconda mano, perché sennò poi la seconda mano non basta per coprire. So che a volte vi sembra un po' pesante quando parlo così, però stendere in realtà bene la prima mano vi fa risparmiare tempo e soldi. Risparmiare vuol dire anche non dover poi fare dei ritocchi dopo la seconda mano, e i ritocchi li fai per forza di cose se non hai steso bene la prima. La prima mano è fondamentale. Ricordate anche una cosa, se la prima mano è stesa bene, quando passate il protettivo non ci sono aloni, non ci sono problemi. Quando invece stendete così in modo un po' approssimativo la prima mano, quando poi è ora del protettivo vedrete tanti piccoli segni. Non è il protettivo che fa i segni, è la mano di vernice, quasi sempre la prima. Io coloro anche il piano superiore perché ho bisogno di avere un colore totale, quindi vado dappertutto, anche nella parte sopra, frontale, ovunque con bacio di rosa. Anche qui stendo con pennellata incrociata, quindi sia un lato che l'altro. Cerco di andare abbastanza carica con un pennello che ha abbastanza colore, perché inizia a fare caldo oggi. E quando fa caldo, che succede? Succede che il colore tira e asciuga prima. Quindi se io ne stendo poco per volta, rischio solamente che secchi e mi faccia tante striature brutte. Quindi prima in un senso, poi liscio nell'altro senso. Questo è il bello di lavorare a pennello, avere una pennellata bella, ordinata, curata. È sempre bello lavorare a pennello, ovviamente i segni del pennello devono essere belli e precisi. Per la seconda mano di bacio di rosa non procedo come sempre comunemente con pennello, ma vado con il rullo e la spugna molli. Io la spugna molli solitamente la prendo e la spezzo. In questo modo riesco a ottenere una spugna ancora meno perfetta, meno precisa. Perché faccio questo passaggio? Perché io ho proprio bisogno di avere una superficie materica incongruente, di base alle prossime, diciamo, ai prossimi passaggi che sto per fare. Ho preso il rullo in microfibra medio. In questo caso ho diluito proprio poco poco. Ho messo più o meno un cucchiaio di acqua dentro il barattolo che avevo tanto così di vernice, 2 dita e ci ho messo un goccino di acqua. Questo è quello che voglio ottenere. Con una passata, un colore abbastanza omogeneo, anche se per niente preciso. Io sono già andata bene in profondità con la prima mano, quindi adesso non mi preoccupo di nulla, e con la spugna subito faccio questo. Questo passaggio vi crea una base assolutamente poco precisa, incongruente, ruvida e sarà perfetta per assorbire i prossimi passaggi. Se volete far sì che questa
passata umida sia ancora più materica, si fa così. Prendo un phon, asciugo mentre passo la spugna. Avrete fatto velocissimamente una seconda mano, spendendo pochissimi soldini perché abbiamo ottimizzato il colore, e in questo modo avete anche una superficie materica. Cosa volete di più? Continuo. Per capire bene le tecniche che sto per fare ora, dovete sempre ragionare esattamente come se voi steste in questo momento facendo un dipinto, no? L'ombra sta sotto, la luce sta sopra e poi ci sono dei colori intermediari. Abbiamo una base che è un bacio di rosa, che è un colore abbastanza neutro e medio. Ora andiamo alle ombre e prendiamo un po' di London Fumé. Ne metto un goccino in una ciotolina, poco. Qua ne avrò 2 cucchiai. E lo allago un pochetto. Non troppo. Perché non troppo? Perché voglio che scivoli e che scorra, ma non voglio che perda comunque la sua coprenza. Deve comunque essere un grigio che mi dà un corpo. Vicino mi devo tenere uno spruzzino, un vaporizzatore, quello che voi avete, non andate a comprare qualcosa apposta. Se avete anche uno spruzzino per le superfici finito, lo tenete, di quelli che vaporizzano, e potete usare anche quello. Io tengo questo qui che mi trovo molto bene perché ha un grosso serbatoio, lo carico. A me in realtà piace quando questi spruzzini fanno anche una goccia un po' più grossa, non proprio una vaporizzata, perché immetto troppa acqua se vaporizzo, invece con la goccia grossa arrivo subito all'effetto che voglio ottenere senza far fatica. Seguite bene per step quello che sto per fare, perché non sempre riesco a spiegarvelo a parole. Vaporizzo la superficie in modo che sia bagnata e mi rende più facile il resto. Grigio, quindi London Fumé, e vado dove? Dove andrebbe l'ombra. Lo lascio un po' colare, lo lascio un po' lavorare. Lo metto nei punti in cui mi piace che faccia il suo lavoro di colatura. E non mi preoccupo perché tanto io sotto ho già messo l'acqua. Questo suo lavoro mi piace tantissimo, però non è quello che in questo caso voglio ottenere. Se vi piace, va benissimo, però non è la tecnica che io voglio, quella di una colatura oggi. Ora guardate cosa faccio. In alcuni punti aiuto a colare ancora di più. E poi prendo un phon termico. Voglio bloccare il calore, con il calore, la goccia che scende, alleggerendola con la spugna. Io non voglio vedere la colatura, non mi interessa assolutamente. Io lo voglio fermo il colore. Lo lavoro molto delicatamente, togliendo ovviamente tutto l'eccesso e bloccando la tonalità nel punto in cui io voglio. Io non voglio la goccia, vi ripeto, non mi piace in questo caso questa tecnica sgocciolata. È un'altra tecnica che useremo in un altro modo, in un altro momento. Oggi voglio proprio usare il colore quasi come se fosse una sfumatura ombrosa. Ricordatevi che i colori adagiati su superfici differenti creano a loro volta tonalità differenti. Quindi se voi mettete il London Fumé diluito sul bacio di rosa, vi viene fuori una tonalità. Se me lo stendete sul dark sand, viene fuori un'altra tonalità. Quindi ricordatevi questa cosa. Se qui in questo momento si sta già asciugando e quindi non riuscite a far bene il lavoro che sto facendo io, non andate con il phon termico vicino. Con il phon termico si va nel momento in cui si vuole bloccare il colore. Tipo qua, a me manca un po' di colore, non ce l'ho. In questo angolo lo metto, anche qua aumento un po'. E prima di togliere aiuto la colata. Mettendo un po' di acqua io aiuto il colore a stemperare e andare dove vuole. Lo blocco leggermente, nel frattempo vado a lavorarlo con la mia spugna
quando mi piace la tonalità che sto raggiungendo, il punto in cui sto arrivando, vado a fermarlo con il phon termico. Non avete il phon termico, usate il phon per capelli normale. L'unica differenza è che quello normale purtroppo ha l'aria più forte, anche se lo tenete basso. Come vedete io ho lasciato di proposito sopra una sfumatura leggermente più chiara, sotto una sfumatura leggermente più scura. Non vi preoccupate se in alcuni punti vi sembra troppo spugnato, perché ci saranno ancora passaggi di 2 colori differenti, 2 tonalità differenti, che ovviamente vanno a modificare completamente la superficie. Però è importante capire che prima di fare gli altri passaggi deve asciugarsi completamente il grigio, il London Fumé, perché se non si asciuga poi diventerà veramente un pasticcio. Io devo poter riconoscere tutti gli strati distintamente. Io per questo colore intermezzo ho scelto Madame. Ho deliberatamente lasciato un po' di acqua sporca del London Fumé di prima nella mia vaschettina e ho lo stesso pennello di prima molto bagnato. Ne prendo un po' e lo metto qua. Questo lo faccio solitamente per farvi vedere, 1, quanto poco colore serve per ottenere dei risultati pazzeschi. 2, per farvi anche vedere l'altissima pigmentazione dei miei colori. Le vernici al gesso non sono tutte uguali, non hanno tutte quante la stessa corposità, lo stesso aggrappaggio e la stessa pigmentazione. Quindi dovete fare attenzione. Quando guardate i miei tutorial e pensate che questo si possa fare con qualsiasi vernice al gesso, è sbagliato, perché le altre spesso, quando arrivate a questo punto dove inumidite molto, si scollano. Questa è la qualità Magic. Perché ne ho fatto così poco rispetto al London Fumé che ho fatto prima? Perché ne metterò poco solo in alcuni punti. Il mio marsale in questo momento deve essere un colore di abbinamento, perché in questa stanza io ho il soffitto color Madame, uno specchio color Madame e un mobile color Madame. Quindi voglio che lui si abbini al resto dei mobili che sono nella stanza, ai muri, senza però essere troppo impattante, voglio che si distacchi anche. Se voi non amate questo colore o se non c'entra nulla in casa vostra, potete tranquillamente inserire un colore intermedio. Qua starebbe bene per esempio il Royal Green, il Sunset Blue o anche il caramello salato, un marrone un pochettino più rugginoso. Faccio la stessa cosa di prima, quasi, perché vado a calibrare in alcuni punti, tipo qui, dall'angolo, voglio che entri qua e che scenda in un certo modo, partendo da qua. Voglio che questa sfumatura rispetti i punti che io le do. Ecco qua. Vado subito ad alleggerire, perché non voglio che diventi troppo impattante per il mio mobile, lasciando una leggerissima ombreggiatura, Madame. Vedete qua in questo momento lo sto già anche sporcando con il London, anche qui. Non voglio la goccia, come non la volevo prima, non la voglio neanche adesso. Quindi la tampono immediatamente. Io voglio solo la sfumatura, Madame. Fine. Non voglio che vada ovunque. Ripeto la stessa cosa dall'altro angolo. Come vedete sono partita da sopra e ora con la spugna mi aiuto a togliere la goccia, a sfumare delicatamente. Ho aspettato a prendere il phon termico proprio perché voglio calibrare il punto in cui metto il colore, evitando di rischiare di andare in punti in cui non voglio. Qua vedete l'ho girata perché di qua è pulita, così posso sfumare senza rischiare di macchiare troppo di Madame in giro. Me la rigiro la spugna e ora vado a togliere via quello che non voglio. Qui prima non ho messo acqua e ora faccio questo, semplicemente sfrego, elimino in questo modo. Spesso io prendo anche il colore che mi cola, che mi cade, mi piace lavorare così. E ora giro di nuovo la spugna e alleggerisco nei punti in cui non voglio troppo rosa, troppo marsala.
ecco qua. Da questo lato mi fermo, non voglio di più. Però è importante che voi capiate una cosa: fin quando non è secco, non è asciutto, il colore non è definitivo. Adesso vi frega, dovete asciugare prima di capire se è a posto e prima di andare da un'altra parte, perché asciugando cambia completamente. Anche i punti che sono bagnati in questo momento, poi una volta che si asciugano, schiariscono, si modificano. Quindi mi raccomando, prima di cambiare e andare da un'altra parte, aspettate, tipo qua, il colore è leggermente più spesso. Asciugandolo rimane, si blocca e quindi rimane una goccia di colore più intenso. Guardate com'è cambiato. Qui c'era un rigolo. Io adesso asciugo, tolgo solo la goccia, ma qua sarà più intenso il colore, guardate. Quando lo asciugo cambia. Quindi mi raccomando, se non è asciutto non aumentate la tonalità pensando che sia poca. Quando è asciutto, se non vi piace ancora, volete aumentare, siete in tempo, lo potete fare. Però prima asciugate al 100% col phon termico o col phon normale. Sempre la stessa solfa, però con che cosa? Con un colore chiaro che per noi è la luce. Io non prendo un bianco, non prendo per esempio né soffio né cotton, perché per me diciamo sono troppo chiari in questo caso. Prendo il dark sand, che è il nostro sabbia, che in realtà è un colore chiaro rispetto al resto, ma non esageratamente chiaro. Ne metto anche qua un goccino nella mia tinozzina, allago abbastanza, senza esagerare, ma abbastanza. E questa è una delle cose più importanti. E ricordatevi che adesso la parte più chiara, quindi la luce, deve comunque rimanere abbastanza visibile, perché la luce sta in superficie, come prima l'ombra stava sotto. Decidete qua voi dove andare, sicuramente in alcuni punti deve lasciar passare l'ombra e in altri può andare a, diciamo, coprire il tutto. Inumidisco sempre, perché comunque non voglio che aggrappi al 100%, voglio che in alcuni punti scivoli per poi dopo gestirla. Questa cosa la potete fare solo ed esclusivamente se gli altri strati sono asciuttissimi. Se non sono asciutti si sporca veramente tanto e si mischiano i colori, si mischiano le tonalità. Qua è fondamentale sia inumidire per spostare che seccare col phon nel momento in cui voi bloccate, perché se non bloccate in tempo se ne va. Io parto leggermente bassa e mi devo ricordare che questo per me è quasi come se fosse muffa che il tempo mi ha lasciato sul mobile. In alcuni punti ne voglio di più, in altri ne voglio di meno. Lascio comunque il passaggio, vedete che c'è il passaggio del colore chiaro, perché è il tempo che l'ha creato, colando, ma non c'è la goccia piena, quella non la voglio. Anche qua, lo alleggerisco e ora blocco tutto. Se non lo bloccate quando è così, fate attenzione, perché se bagnate di nuovo se ne va la tonalità. E invece io quello che voglio è avere tutti gli strati. Io qua voglio vedere il bacio di rosa, il London Fumé, il Madame, e poi per ultimo voglio vedere il Dark Sand, soprattutto in questi punti dove ho proprio enfatizzato. Se una goccia sta per cadere voi bloccatela, mi raccomando. Ora io lascio comunque i laterali più pieni, qua mi piace che ci sia questo accumulo di bianco e ora anche qua sotto dove ho voluto far colare, prima tolgo gli eccessi delle colature in questo modo, vado a spostarli come mi serve senza la goccia piena, anche qua lascio il passaggio ma non lascio la goccia e ora blocco. Se voi non mettete questo ultimo strato chiaro, non fate neanche risaltare gli altri due. È fondamentale ricordarsi che lo strato chiaro, la luce, dà profondità anche agli altri due strati che avete fatto prima. Mi piacerebbe moltissimo vederlo con i toni del verde, magari con del brocante che crea anche il verde rame, magari con del corteccia che crea più la ruggine. Lo facciamo spesso noi anche nei corsi che facciamo qua da me il venerdì, unire questi toni per fare una ruggine di questo tipo. E se avete la spugna macchiata di bianco, potete andare ad enfatizzare in alcuni punti e passando il phon continuate a bloccare. Magari ne volete un po' qui, dove non l'avete messo. Sarà molto delicato il passaggio, però va a fare questa delicata coprenza.
Guardate qui ora che asciuga com'è fine e delicato. Guardate, si è sedimentato delicatamente il colore e sembra vero, sembra proprio il tempo ad averlo lasciato. Ora continuo, lo faccio anche sul frontale e sull'altro laterale. Non schifatemi, ma questo qua è il barattolo di aceto e sale che io tengo da parte, chiuso, per non sprecarlo, con un bel tappo, per le mie maniglie. Ora cosa faccio? La mia maniglia è stata messa leggermente in aceto e sale un'oretta. Prendo una spazzolina brutta, quella che si usano per le mani, un po' di sapone per le mani, un pezzo di sapone vecchio, e vado a sfregare bene la mia maniglia. Queste maniglie, io ne ho già lavate 6, quindi sono sicura di quello che succederà, non sono dorate, bensì argentate. E questo è quello che succede quando tu lavi bene una maniglia di questo tipo. Togli via tutto lo sporco e l'ossidatura di questi anni, ma non ottieni una bella maniglia dorata. Ora andiamo di là, dove con l'olio jasmine e una lana d'acciaio lo rendiamo perfetto. Queste sono alcune maniglie già lucidate delicatamente da me. E ora guardate cosa succede. Lana d'acciaio molto fine, la passo sulla maniglia e come vedete nel momento in cui si pulisce viene fuori una bellissima maniglia moderna e argentata. Perfetta per questo mobile, direi. Forse dorata sì, stava bene, ma questa è veramente perfetta. Ci sono persone che passano subito la lana d'acciaio con l'olio. Nulla di male, però a me piace passarle comunque in aceto e sale perché toglie via l'ossidazione degli anni e me le pulisce molto molto bene. Mi piace quell'effetto. Ora, sono anche protette, quindi con un pezzo di carta le asciugo e la applico al mobile. Abbiamo preso spunto da un restyling visto da una nostra rivenditrice, Silvia Lopez Moran, che ha una pagina, se volete seguire, si chiama Meraki, ed è in Spagna lei, però fa anche delle dirette settimanali sempre con l'uso di Magic Paint, perché lei è una professionista Magic Paint, una restyler Magic Paint ed è anche una rivenditrice. E abbiamo preso spunto da una diretta che abbiamo visto sotto Pasqua sulle sue pagine. Lei in realtà ha dipinto delle uova e con Magic e poi le ha dipinte appunto con questa tecnica, utilizzando semplicemente la matita, un tratto molto istintivo di alcune foglie, sì, alcune piante, per poi andare vicino con un pennellino a riprodurre le foglioline. Molto delicato. Allora, io amo molto questo restyling e mi piace già così, però in realtà credo che manchi qualcosa e voglio renderlo più speciale. Qui sulla parte frontale voglio far salire queste piantine. Non lo faccio qua semplicemente perché so già che tanto qua appoggiamo della roba e allora tanto vale, si copre. Quindi lo facciamo da qui che salgano in modo che la persona quando è frontalmente le vede. Emma con la matita inizia a farmi i tratti gestuali a mano e io inizio a preparare il colore. Abbiamo scelto 2 tonalità perché vogliamo andare molto lisci. Il London Fumé, colore già usato, e il Dark Sand, colore già usato. Quindi lasceremo che il Madame e il bacio di rosa rimangano solo sul mobile. Vero? Sì, sulla base. Facci vedere. Allora, semplicemente con una matita vado a segnare delle righe che serviranno da guida per poi fare le foglie. Ovvio che poi col pennello potete aggiungerne anche ai lati. Dobbiamo solo crearci una traccia. Ho messo qua un po' di London Fumé e un po' di Dark Sand, una pippettina, se non avete questa non importa, anche quelle dei farmaci quando sono finiti, e prendiamo un goccino di acqua perché comunque deve essere un pochino diluita. Questo vi aiuta semplicemente a riprodurlo esattamente uguale se mai vi dovesse finire il colore. La diluiamo ma non troppo, non per altro, ma perché deve comunque essere coprente, non vogliamo un colore solo acquarellato, vogliamo comunque un colore che tenga il tratto. Potete anche prendervene un po', metterlo magari nei tappini dell'acqua, anche questo è un bel metodo, non si spreca nulla, non si butta via nulla. Vedete, io ho messo un cucchiaino di colore e più o meno mezzo cucchiaino di acqua. Guardate quella densità, vedete che comunque è molto tingente. Questo è quello che dovete ottenere, non diluite più di così. Adesso io e me ci divertiamo, iniziamo a fare le foglie che stanno sotto, alla base. Ognuno di noi ha una mano differente. Quindi a me e Emma verranno assolutamente diverse, vero? Sì. Come sempre. Non c'è un giusto o uno sbagliato quando la pittura è così gestuale.
Lei per esempio è partita dal tronco, io sono partita dalle foglie. Man mano che procedete con il dipinto, se vi rendete conto che vi manca una fogliolina, potete sempre aggiungerla. Emma parte con la matita e fa il secondo strato di piante, che io disegnerò col dark sand. Il bello di questa tecnica è che si sovrappongono le tonalità. In questo modo riusciamo a essere molto più tridimensionali. Possiamo creare le nostre foglioline andando appunto a sovrapporre le tonalità e in questo modo andranno sopra il tono già esistente. Passo il protettivo opaco su tutto il mobile. Ho scelto l'opaco perché non lascia traccia. In realtà voi adesso vedrete che una volta che asciuga non si vede che ho protetto. È molto bello perché la superficie rimane comunque molto vellutata ed è protetto, però senza far vedere il passaggio di nessun tipo di protezione. Uso il pennello architetto perché mi piace e va bene nelle scanalature e lo passo energicamente, utilizzando sempre anche qui la stesura della pennellata incrociata, perché in questo modo non dimentico neanche un centimetro. Ecco qua. Ora ci tengo a farvelo vedere tra pochi istanti quando inizierà ad asciugare, perché veramente non si nota la differenza. Una cosa molto bella è proprio che anche se la tonalità è biancastra, va sempre diluito, ricordate che nel momento in cui asciuga diventa completamente trasparente, quindi anche sui colori molto scuri dovete tirarlo, dovete fare una bella stesura, certo, però non resta mai ovviamente la tonalità più biancastra. Ora io tiro ancora una volta il protettivo e ora con un phon asciugo velocemente per farvi vedere come resta una volta asciutto. Guardate. Uso il phon termico per essere ancora più veloce, ma fra pochi istanti vedrete che è asciutto e che non c'è differenza. Lo vedete perché in alcuni punti inizia già a essere più opaca la superficie e guardate qua. Nel momento in cui il lucido del bagnato se ne va, torna a essere esattamente come prima, super opaco. È un prodotto eccezionale perché protegge molto bene anche per cose ad alta usura, tipo tavoli, sedie, e non si vede, quindi in realtà questa protezione è veramente fantastica. Ora continuo su tutto il mobile e metto le maniglie. Anche questo restyling è finito. Come vi ho detto all'inizio video, i colori scelti per questo mobile sono stati proprio scelti perché in questa stanza c'è un soffitto Madame, c'è un altro mobile Madame con un'altra tecnica, una carta da parati e c'è anche uno specchio Madame. Sono contentissima di una cosa però, lo specchio all'epoca, in un restyling con voi, ha avuto la foglia argento e queste maniglie sono venute fuori proprio color argento, quindi è la ciliegina sulla torta, sono veramente contenta di questo. Mi piace quindi la tonalità che ha preso questo mobile ed è difficile lavorarci a distanza perché tu devi reinterpretare uno stile che non vedrai subito come sta nell'ambiente, però bisogna sempre partire molto decisi. Il grigio stava bene, lo sapevo, il Madame c'era, ho scelto un colore di base neutro e il risultato qua dentro sta bene, almeno a mio gusto. Ricordate sempre che è importante reinterpretare le tecniche, come vanno fatte seguendo i passaggi importanti per far sì che non si stacchi nulla, che le pitture asciughino bene, che catalizzino, ma dovete sempre reinterpretarle secondo il vostro gusto. Non mi piacciono i colori che ho usato io? Va benissimo, usate i vostri, ma voi prendete sempre bene diciamo le misure per far sì che i restyling siano fatti con i giusti tempi. Qua abbiamo protetto con il protettivo opaco, quindi sarà anche diciamo perfetto per sopportare comunque l'usura che c'è in un bagno, visto che siamo in un bagno, e quindi si possono appoggiare sopra spazzolini,
dentifrici, altro. Sono molto contenta di questa trovata che abbiamo avuto io e Emma di mettere i disegni solo davanti. Dietro si possono appoggiare le cose di utilità e davanti non viene perso il disegno, essendo proprio ad altezza viso. Vi ricordo che i prodotti utilizzati sono un'esclusiva Magic Paint, li trovate o sul sito elisiron.com, che è il sito unico italiano che rivende i prodotti Magic Paint, oppure dai rivenditori autorizzati, che non sono tutti i rivenditori che vendono vernici, mi raccomando, li trovate solo sul sito magicpaint.it, divisi per regione. Andate da loro e chiedete i nostri prodotti. Ciao!